Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme la crostata dolce a braccio, un dolce che profuma d'amore e di casa. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio nuovo libro, il romanzo La mia vita a fuoco lento, è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Cominciamo a rompere le uova in ciotola. Aggiungiamo lo zucchero. E ora aggiungiamo l'olio. Lavoriamo per 1 minuto. E adesso misceliamo le polveri. Nella ciotola della farina aggiungiamo il lievito e la vaniglia. Farina e lievito li ho già setacciati in precedenza e adesso misceliamo. E ora aggiungiamo le polveri agli altri ingredienti. Eccola qui. La frolla è pronta, vedete? Velocissima da preparare, è una frolla meravigliosamente elastica. Ora tagliamo 3/4, vedete, di questa frolla. E la stendiamo su un disco di carta da forno. Ora mettiamo il nostro disco di frolla steso all'interno di uno stampo. Il mio stampo misura 28 cm di diametro. Regolarizziamo i bordi con una rotella tagliapasta. Ora che la base è pronta, possiamo mettere direttamente sulla base della confettura d'albicocche. In alternativa alla confettura anche una crema pasticcera ci starà benissimo. La base della crostata è pronta, ora possiamo procedere al taglio delle mele. Leviamo prima il torsolo.
Poi tagliamo la mela a metà. E ora la affettiamo. Le fette sono spesse circa 4 mm. Mano a mano che affettiamo la mela, cominciamo a disporla sulla crostata. Le fette di mele le mettiamo leggermente sovrapposte l'una all'altra. Una volta terminato il primo giro, riprendiamo con il secondo. Una volta che siamo arrivati al centro, lasciamo uno spazio vuoto perché poi creeremo una rosellina di pasta frolla. Ora stendiamo il resto della frolla, sempre così, su carta da forno. Allora, prima di tutto, con un coppapasta da 6 cm ritaglio 3 dischi, metto i dischi leggermente sovrapposti, li arrotolo in questo modo per creare la rosellina centrale, vedete? E togliamo la pasta in eccesso. Questa la mettiamo al centro della teglia, così, come decorazione centrale della nostra crostata. Adesso invece, con una punta, questa è una punta classica da pasticceria, ritaglio dei dischetti. Ora con questi dischetti noi andiamo a rifinire il bordo della crostata. Sono così, semplici semplici, vedete? Li poggio sul bordo e li faccio scendere. Li sovrappongo uno all'altro. Eccolo qui. Anche l'ultimo dei nostri dischetti l'abbiamo messo sulla crostata. E adesso noi dobbiamo semplicemente spolverare con zucchero semolato. E ora non ci resta che cuocere la nostra crostata. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò cuocere la crostata per 30-35 minuti fino a doratura. Ecco
la crostata di mele appena sfornata. Ora bisogna lasciarla raffreddare completamente e poi la toglieremo dallo stampo. La mia crostata è pronta, l'ho messa su un piatto da portata e mi accingo a portarla in tavola. A scelta possiamo decidere se mettere un pochino di zucchero a velo o no. Io ne metto un pochino, appena appena sui bordi. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che la mia crostata alle mele sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.